Alla casa della giumenta di Stoccarda, noi appassionati dobbiamo molte notti insonni, a causa del riecheggiare nei nostri orecchi di quel suono rauco e metallico del 6 cilindri boxer e di quelle forme splendidamente semplici, sinuose ed indiscutibilmente sexy. Sarebbe sin troppo semplice parlare di una 911 in qualsiasi sua versione, ma oggi disquisiremo del progetto 986, che pur essendo nato quasi 30 anni fa per ampliare la gamma verso il basso, ha portato delle vere rivoluzioni tecnologiche, iniziando a riscrivere la storia della Porsche. La Boxster deve il suo nome a due concetti molto cari alla cultura della casa di Stoccarda: il motore boxer a cilindri contrapposti e la silhouette roadster. Ma non è solo grazie a detti elementi che questa equilibrata Spider è considerata, anche da molti puristi, l'unica Porsche di serie, oltre alla 911, degna di uscire dagli stabilimenti di Zuffenhausen. La vera sfida nel 1992, anno d'avvio del progetto 986, era quella di affiancare alla eterna 911 un'auto che riuscisse a reggerne il passo, risollevando al contempo i conti di un'azienda che, seppur apprezzatissima, mancava al punto di pareggio già da qualche anno. I responsabili della casa di Stoccarda decisero quindi di guardare al passato, ritornando a quelle origini da cui iniziò l'attività Ferry Porsche, il figlio del professor Ferdinand, che con la 356001 decise di riprendere un concetto che il padre aveva utilizzato con l'Auto Union a 16 cilindri nel 1933. Mettere il motore in posizione centrale, davanti all'asse posteriore, al fine di avvicinare il suo peso a quello degli occupanti, distribuendo meglio le masse per limitare al minimo il momento di inerzia, correggendo quella caratteristica del motore a sbalzo, peculiarità dell'autodonatrice di quel primo prototipo, il maggiolino Volkswagen. Con il ritorno del padre Ferdinand dalla prigionia francese, l'architettura Porsche cambiò. Per rendere la 356 più spaziosa internamente e quindi maggiormente commercializzabile, si tornò alla soluzione con motore posteriore a sbalzo, ma per le competizioni si continuò ad utilizzare il propulsore centrale come nella 550, la cosiddetta Little Bastard di James Dean. Con questi richiami al passato, con il background e l'appeal di Porsche, non fu quindi difficile creare un prodotto che esprimesse al meglio il concetto di libertà, anzitutto con un'auto cabrio, aperta, e che invece di essere più impegnativa rispetto alla 911 lo era meno, anche economicamente. Tutto il design della Boxster si basa su una necessità molto semplice: dare un vestito ad una meccanica progettata per creare piacere di guida ed emozioni, rievocando lo spirito originario della casa tedesca. Come disse il capo del design Porsche di allora, la vettura era un ponte tra gli anni d'oro del passato e il futuro per rafforzare l'identità originale Porsche. Al Salone di Detroit nel 1993 il prototipo stupì e la cosa migliore, oltre che abbastanza rara, fu quella che nel 1996, alla presentazione ufficiale del veicolo, le sue sembianze rimasero fedeli a quelle linee avveniristiche ma classiche viste 3 anni prima. Solo le dimensioni aumentarono per questioni di sicurezza, raggiungendo i 4,31 m di lunghezza per 1,78 m di larghezza. Ciò che si nota maggiormente è la quasi simmetria tra la parte anteriore e quella posteriore, che non viene caricata dal peso dei fianchi come nella 911, ma rimane snella, equilibrata, proprio come nella Little Bastard degli anni 50. Il muso affusolato è contraddistinto dai fari anteriori, ospitanti gli indicatori di direzione e le luci di posizione, questo al fine di limitare i costi, oltre ad essere un tentativo di provare qualcosa di nuovo dal punto di vista del design. La linea a ciottolo tipica della 911 viene mantenuta ed il cofano con i suoi rigonfiamenti laterali vede il parabrezza, i cui montanti hanno anche funzione strutturale, piacevolmente integrato alla cappotta in tela con strutture in magnesio ad azionamento elettrico che si ripiega in 12 secondi. Il sistema di ripiegamento a Z permette che non vengano mai a contatto le parti esterne con quelle interne e per migliorare ulteriormente il design, oltre che il comfort, è disponibile un bellissimo hardtop in alluminio del peso di soli 25 kg. Ad ogni modo la Boxster è nata come roadster e da aperta va considerato il suo design. Non si può apprezzare appieno la sua presenza scenica senza scorgere i bellissimi interni con molti elementi di forma ellittica. Come altrettanto degni di nota sono i roll bar dietro e poggiatesta, seguiti dalla gobba creata dalla porzione a vista della cappotta riposta nel suo vano.
I fianchi infine chiudono sinuosamente la linea assieme alla fanaleria posteriore, dalla forma piacevole ed originale. Un altro elemento caratterizzante la Boxster, non solo per il suo design, è lo scarico centrale con terminale tipo Sebring, anch'esso ereditato dalla piccola progenitrice corsaiola, la 550. Le linee della fiancata, pulitissime come in ogni Porsche che si rispetti, vengono interrotte nella loro sinuosità solo dalla presa d'aria laterale, necessaria a far respirare il motore. E proprio il respiro di questo motore è un altro elemento innovativo della Boxster, che per prima, escludendo le transaxle, introduce il raffreddamento a liquido, aprendo la strada ad una rivoluzione che pochi mesi dopo la sua presentazione interesserà anche la 911 serie 996. Come per la sorella maggiore, anche in questo caso abbiamo a che fare con un 6 cilindri boxer, ora tutto in alluminio. La necessità di ricorrere al raffreddamento a liquido, facendo insorgere buona parte dei puristi legati al concetto classico della 911, è dovuta all'adozione del sistema plurivalvole. Con la distribuzione a 4 valvole per cilindro, infatti, non sarebbe stato possibile proseguire con il raffreddamento ad aria come nelle 911 serie 993 e precedenti. E l'indignazione generata da questa apocalisse tecnica può facilmente essere stemperata, ricordando che anche le 911 da competizione, anch'esse con 4 valvole per cilindro, necessitavano di un sistema di raffreddamento misto. Con il sistema plurivalvole arriva anche la distribuzione bialbero, un'altra innovazione giunta con la Boxster e poi divenuto standard per tutti i modelli Porsche. Il suo 6 cilindri superquadro da 2480 cm3, capace di 204 cavalli a 6000 giri al minuto, con una coppia di 245 Nm a 4500 giri al minuto, ha portato quindi enormi rivoluzioni ed ha permesso di svincolare la casa di Stoccarda dai limiti tecnici che l'utilizzo della vecchia architettura imponeva. La centralità del motore ha determinato lo spostamento del cambio posteriormente, in luogo di quanto avviene nelle 911. Il propulsore ha una gestione elettronica affidata al Motronic ed è inoltre provvisto del sistema VarioCam per la fasatura variabile delle valvole di aspirazione mediante la modifica della tensione della catena tra gli alberi a cambio. La lubrificazione viene definita a carter secco, ma con il vano per il lubrificante ricavato nel monoblocco per ragioni di contenimento degli spazi. Entrare nell'abitacolo di una Porsche è sempre un'esperienza particolare. Il solo scorgere il blocchetto d'avviamento a sinistra del volante è un'emozione. Il pensare che il comando sia ancora lì, nella posizione che consentiva ai piloti alemán di avviare il propulsore con la mano sinistra, riuscendo a ingranare contemporaneamente la prima marcia con la destra, è un piacere e crea un'aura di romanticismo difficile da trovare altrove. La Boxster è indubbiamente una sportiva, ma gli interni fanno comprendere come voglia essere anche un'auto comoda e fruibile. Questo traspare, oltre che dai due bagagliai, uno anteriore e l'altro posteriore, entrambi da 130 litri, anche dai sedili riscaldabili e dalla plancia, semplice e decisamente friendly nell'utilizzo. Il cruscotto racchiude i 3 grandi strumenti analogici con un labbro poggiato sull'elemento principale. Tutti i comandi sono inseriti nella console centrale e sul tunnel, mentre dietro ai sedili troviamo uno scomparto ad apertura scorrevole. Girata la chiave, il rombo tipico del 6 cilindri contrapposti invade l'abitacolo e tutto ciò che vi sta attorno. È un canto liberatorio, non solo per la Spider di Stoccarda, ma anche per l'anima del fortunato conduttore. La seduta è comoda, ma non bassa quanto ci si aspetterebbe, il che consente di avere una buona visibilità in ogni direzione. La prima sensazione è quella di una vettura rigida, solida nel telaio e fedele nei controlli. Le sospensioni filtrano abbastanza bene i dossi e le rampe, ma le asperità dell'asfalto più secche si ripercuotono sensibilmente sul telaio. Grazie alle masse collocate al centro della vettura, il comportamento dinamico della Boxster è quanto di meglio si possa chiedere ad una sportiva. La sensazione di equilibrio e di sicurezza fa percepire quanta più potenza potrebbe gestire senza alcun problema. Lo sterzo preciso dà un autentico piacere di guida e i trasferimenti di carico difficilmente mettono in imbarazzo il guidatore, che riesce ad avvertire con anticipo i movimenti del telaio, derivati dalle sollecitazioni cui è sottoposto. A garantire la sicurezza in condizioni di scarsa aderenza ci sono sempre il traction control ed il differenziale autobloccante, che limitano i danni in caso di un utilizzo dell'acceleratore troppo disinvolto.
La marcia turistica nei percorsi misti è l'ambiente naturale per la Boxster, che in queste condizioni rimane comoda e la scarsa insonorizzazione non rappresenta un problema. Anzi, quando il propulsore transita fra i 3 e i 4.000 giri al minuto si può godere appieno del gorgoglio tipico del 6 cilindri Boxer. Il frangivento tra i due roll bar non fa rimpiangere l'assenza del tettuccio, visto che il vento tra i capelli non diventa fastidioso sino a poco oltre i 100 km all'ora. Quando si decide di spostare la lancetta del contagiri nella parte alta dello strumento, il propulsore non si tira certo indietro e la sua anima sportiva, accompagnata da un'eccezionale colonna sonora, può emergere grazie alle sospensioni a ruote indipendenti con schema MacPherson realizzate da Bilstein. Lo sterzo in queste condizioni si fa apprezzare per la sua solidità e precisione e giustifica la sua pesantezza alle basse velocità, nonostante la servoassistenza. Il cambio manuale a 5 rapporti, disponibile in alternativa ad un automatico Tiptronic, è preciso e gli innesti sono rapidi. La pedaliera è splendidamente distanziata e consente agevolmente di eseguire il puntatacco. Il comando che dà maggior feeling è il pedale del freno, praticamente assente la corsa morta all'inizio del suo funzionamento. La consistenza granitica permette di modulare l'intervento delle pinze in alluminio monoblocco Brembo alla perfezione e consente quindi di essere precisi per poter godere appieno dell'inserimento in curva, sfruttando al meglio le caratteristiche del telaio della Boxster. In caso di frenate al limite, al fine di evitare il bloccaggio dei pneumatici da 17 pollici con larghezza differenziata tra l'asse anteriore e posteriore, interviene l'ABS di serie. La stabilità viene assicurata anche dal piccolo spoiler retrattile che fa capolino dall'affusolato posteriore della vettura a 120 km all'ora o, su richiesta del guidatore, mediante un tasto posizionato sotto il cruscotto sul passaruota anteriore sinistro. Sfruttando appieno il potenziale della Boxster, grazie anche al CX di 031, ottimo per una cabriolet, e dal suo peso di 1325 kg, si ottiene uno scatto da 0 a 100 in 6,9 secondi e 240 km all'ora di velocità massima, rispettivamente 7 secondi e 6 e 235 all'ora con cambio Tiptronic. Alla guida le sensazioni sono molteplici e complesse, da quella di solidità facilmente percepibile ed in antitesi con i tanti scricchiolii delle plastiche interne, alla semplicità e precisione che si percepiscono osservandola e guidandola con impegno. La Boxster può quasi definirsi una supercar semplificata. In molti suoi aspetti si percepisce il reverse engineering della 911 serie 996, che commercializzata appena un anno dopo la Boxster è stata sviluppata parallelamente alla piccola Roadster. È chiaro quindi il perché questa vettura, nata per creare un approdo al marchio Porsche per tanti nuovi appassionati della casa di Zuffenhausen, abbia avuto così tanto successo nei suoi primi 25 anni di vita. L'emozione che è stata in grado di suscitare grazie al suo strizzare l'occhio a concetti storici del glorioso passato Porsche, negando il paradosso tipico della 911 ed arrivando alla coerenza assoluta tra qualità del marchio e perfezione tecnica adottando il motore centrale, è stata intensificata dal mantenimento della voce caratteristica del 6 cilindri Boxer. Nata in epoca moderna, è senz'altro priva dell'aura leggendaria che ammanta la sorella maggiore, ma rappresenta un esplicito riferimento alla storia di competizioni propria del marchio, sposando molte tecnologie che hanno permesso una decisa evoluzione tecnica di tutta la gamma Porsche. Tutto questo fa riflettere e comprendere che le nostre abitudini e quelle che riteniamo essere tradizioni immodificabili siano in realtà delle prese di posizione talvolta ingiustificate. Cosa c'è di più Porsche di una piccola Roadster a motore centrale? La tradizione del motore a sbalzo, ereditata dal Maggiolino e voluta da Ferdinand Porsche per rendere la 356 più abitabile, non è un concetto assoluto ed irrinunciabile, così come non lo è il raffreddamento ad aria nell'ambito di sportive che per stare al passo con i tempi devono necessariamente evolversi. È essenziale quindi, talvolta, prendere le distanze da posizioni troppo blindate, troppo pure, ed abbracciare filosofie maggiormente relativistiche, al fine di non vivere di convincimenti assoluti che facilmente potrebbero farci perdere grandi dosi di bellezza ed autenticità. Anche in quest'ambito è necessario rispettare le posizioni differenti e promuovere il dialogo senza dare per scontate troppe cose, evitando di irridere chi la pensa in modo diverso da noi, svilendo idee che talvolta possono dimostrarsi eccezionali.
Un grazie sincero all'amico Fabio Ometto per averci messo a disposizione la sua bella Boxster del colore giallo L12M, un omaggio alla tinta della Porsche 356 SC Cabriolet degli anni 60. Grazie a Maurizio Michieli per averci permesso di utilizzare Villa Salom per queste riprese, un contesto adeguato all'occasione. Grazie ad Alessandro per il service tecnico, a Chiara per le traduzioni ed infine un grazie sincero a tutti voi per l'apprezzamento ed il seguito che dimostrate. E come sempre vi chiedo di condividere questo video e di interagire con esso quanto più possibile. Grazie di nuovo a tutti e un caro saluto.